Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Wargames per Passione. Siamo qui oggi per parlare di Warhammer Age of Sigmar. Ebbene sì, cosa è successo? Cosa è successo? Perché mi sto mettendo a parlare di Warhammer Age of Sigmar? Semplicemente perché sto ricominciando a guardare i giochi GW Games Workshop con una nuova ottica e con un nuovo mood. Ma prima di proseguire in questa recensione, sì, perché di recensione si tratta, io voglio ringraziare calorosamente Ars Manufactoria che mi ha concesso tutto questo ben di Dio di materiale. Quindi il set introduttivo Araldo di Warhammer Age of Sigmar, in cui sono presenti tutti questi modelli più misurini, fascicoli, mini regolamento tascabile da portarsi sempre in giro e nulla, dopo vi faccio vedere bene nel dettaglio la scatola e il contenuto, ma non procederemo con un unboxing in quanto quello magari ce lo teniamo per un'altra volta. Adesso qui abbiamo i modelli abbozzati e dipinti, mentre la cosa più succosa che mi ha mandato, oltre ovviamente i modelli, è il regolamento completo di Warhammer Age of Sigmar, che serve per giocare battaglie nell'era appunto di Sigmar, il noto regolamento fantasy attualmente di casa Games Workshop. Quindi grazie Ars Manufactoria per quello che mi hai concesso, e trovate tutti i link in descrizione. Quindi torniamo all'argomento principale. Mattia, che ti è preso? Cosa mi è preso? Semplicemente sto iniziando a rivalutare i giochi Games Workshop, in quanto secondo me, a parte il pubblico che hanno, quindi alla fine della fiera sono i giochi che quando voi li presentate a me mi trovo a doverveli consigliare, perché sono i giochi effettivamente più giocati sul panorama italiano, e di conseguenza voglio parlarvene sul canale, in quanto ovviamente i giochi di Games Workshop non hanno propriamente dei difetti, quanto delle limitazioni che appunto costringono il giocatore a stare sempre dietro alle nuove uscite, ai nuovi regolamenti, ai nuovi update, appunto per comprare modelli, come è giusto che sia per un'azienda che vende effettivamente modelli. Di conseguenza ci sono alcuni dettagli che ai giocatori più, possiamo dire, avvezzi al wargame classico potrebbero non piacere, però in realtà sono completamente capibili per un'azienda di questo calibro, un'azienda che comunque fa giochi e regolamenti e modelli incredibili. E penso che con un'ottica particolare si possa entrare di nuovo nel mondo di Warhammer Age of Sigmar. Posso farlo io, come possono farlo tutti i wargamer interessati ad affacciarsi a questo mondo. Non mi dilungherò molto sul manuale, che è pieno di lore, di illustrazioni incredibili, ben fatte e un fascino unico. Un regolamento che basta aprirlo per innamorarsi dell'ambientazione e che, seguendo dei regolamenti usciti di recente sul mio canale, vi fa innamorare dell'ambientazione. Il background diventa fortemente caratterizzante per questo gioco, tant'è che le regole del gioco sono di per sé semplici e la caratterizzazione sta nelle fazioni che si andranno a utilizzare. Warhammer Age of Sigmar è uno di quei giochi in cui la caratterizzazione la fa l'esercito, la fa la propria fazione. Qui potete vedere i crudelazzi, i cruel boys, gli orchi crudeli e gli stormcast. Entrambi potete vedere che ovviamente hanno modelli differenti, ma la caratterizzazione dell'esercito, diversamente da giochi più classici in cui sì, le regole sono uguali per tutte e cambia un po' la strategia di gioco in sé, qui non cambia semplicemente la strategia, qui cambia la natura dell'esercito. Questo background è spiegato completamente nel dettaglio, se non ovviamente altre particolarità che sono indicate nel Battletome di ogni armata, è spiegato nel dettaglio per, non lo so, fatemi controllare, per circa 200 pagine, su un tomo che all'occorrenza può spaventare, che però è carico di illustrazioni. 200 pagine sono solamente di background e lore del mondo di gioco e delle proprie fazioni, quindi GW Games Workshop punta tantissimo all'ambientazione con i propri regolamenti, cosa che sappiamo tutti, ma che se siete nuovi dell'ambiente e non sapete di cosa tratta Warhammer Age of Sigmar dovete sapere. Cioè
Games Workshop crede fortemente nel suo background e i giocatori altrettanto, appunto come dicevo a livello da influenzare il gioco e i propri eserciti. Vi basti sapere che quando il vecchio mondo, quello in cui si giocava al Warhammer Fantasy di tempi che furono, esplose, Sigmar, appunto il dio re, venne scaraventato nello spazio, venne salvato da un dio drago e questo dio drago gli fece esplorare i vari piani dell'esistenza, radunare le sue razze, conoscere alleati. Alla fine come finisce? Finisce tutto in cacciara e tutti che iniziano a mazzolarsi tra i vari reami. La sintesi molto spicciola della lore che potremo approfondire in altri video se siete interessati. Warhammer Age of Sigmar si trova attualmente alla terza edizione, dovrebbe essere, e io le ho giocate tutte. Per quanto non le abbia mai portate sul canale, forse una volta insieme ai Cousins World Italia, quindi vi direi di andare a vedere il loro sito, il loro canale YouTube, perché hanno fatto molti regolamenti di Warhammer Age of Sigmar, quindi loro sono molto più ferrati di me. E se volete invece vedere dei video molto più, possiamo dire quasi competitivi, di gente molto brava, andate a vedere il canale di Agile Balzo, tutti i link comunque sono in descrizione. La terza edizione ha portato dei cambiamenti veri rispetto alla prima e la seconda, totalmente. Si evolve. Le regole base sono rimaste pressoché le stesse. Sono cambiati i punti comando, dei punti specifici che ogni giocatore ottiene all'inizio del turno e ottiene in modo diverso che sia il primo o il secondo giocatore e che ottiene se ha il generale in campo. Questi punti comando, che sono la caratteristica secondo me principale di Warhammer Age of Sigmar terza edizione, vengono spesi di turno in turno, avendo un limite massimo di 3 per giocatore, a seconda che sei primo o secondo, potrebbero essere di meno. Questi punti comando vengono utilizzati per svolgere azioni particolari all'interno del gioco. Azioni che sono diverse e diversificate per ogni fase in cui ci si trova. Il classico schema di Warhammer che si tiene dall'alba dei tempi è ancora valido, quindi i giocatori agiscono a turni alterni e a fasi alterne. In poche parole, io agisco con i miei eroi, muovo, carico, sparo e poi toccherà a te agire con i tuoi eroi, muovere, attaccare e sparare, e andremo a concludere un circolo di gioco, un ciclo di turno che poi ricomincerà con un nuovo round. Quindi all'interno di queste fasi, che siano la fase degli eroi, che siano la fase di movimento, di tiro, di carica, avremo la possibilità di spendere i nostri punti comando utilizzando uno specifico eroe che faccia parte dell'unità stessa o che sia esterno a un'unità. Andremo a spendere un punto comando per andare a influenzare gli eventi all'interno della partita. Questi eventi potrebbero essere semplicemente far richiamare i propri uomini e riaggiungere modelli perché sono stati richiamati a raccolta dalla paura, dalla fuga, da quello che era successo, dallo scompaginamento, o potrebbe essere farli correre al massimo della velocità, ritirare i dadi per caricare e molte altre. Questi punti comando, specificatamente nella fase di combattimento, sono essenziali in quanto aumentano l'attacco o la difesa dell'unità. Quindi si ha la possibilità in modo strategico di poter reagire difendendosi o aumentando l'aggressività delle proprie unità sul campo di battaglia. Oltre questo, una caratteristica di Warhammer Age of Sigmar, oltre ai punti comando che ogni eroe può utilizzare durante il proprio turno, sono le vere e proprie azioni eroiche. Ogni turno, dopo la fase di iniziativa in cui 2 giocatori tirano un D6 per stabilire chi avrà l'iniziativa, e in caso di pareggio, badate bene, l'iniziativa andrà al giocatore che l'aveva il turno precedente. Perché? Per evitare quel fastidiosissimo doppio turno al giocatore che ha finito il turno precedente e che dovrà attivare per il primo il turno successivo. E quindi questa regolina va a mitigare questo gap, questo malus che potrebbe colpirti in faccia mentre la tua partita sta andando da Dio, ma il giocatore avversario si becca 2 turni di seguito e tu sei morto. Ecco che dopo la fase di iniziativa quindi abbiamo la fase degli eroi. La fase degli eroi è molto particolare perché permette agli eroi di svolgere determinate azioni. Queste azioni, come detto, potrebbero essere le più disparate.
Sono 5 e tu all'interno del tuo turno puoi utilizzare una sola di queste azioni con un solo dei tuoi eroi per fare, come detto, le cose più disparate. Potrebbe curarsi, potrebbe diventare un mago per il turno corrente in modo da poter castare e dissipare incantesimi dell'avversario, potrebbe potenziarsi per dare tutte le proprie energie e sfondare di schiaffoni le unità avversarie. Precedentemente, nella vecchia edizione, i punti comando servivano appunto per far svolgere queste azioni agli eroi. Gli eroi utilizzano le proprie azioni, gli incantatori castano i loro incantesimi e alla fine della fiera, finito quel turno, si va avanti normalmente come se fosse un wargame classico. Nota di merito c'è da farla sui mostri. I mostri, così come gli eroi, hanno delle abilità particolari. Le abilità particolari dei mostri vengono svolte durante la fase di carica. Quando un mostro, un'unità quindi che è indicata come mostro all'interno delle proprie statistiche, carica, essa può svolgere determinate azioni. Azioni che possono essere ruggire per spaventare gli avversari, potenziarsi per attaccare i mostri avversari, distruggere, guardate bene, distruggere gli elementi scenici in campo, quindi per rimuovere i bonus e i malus che essi danno alle varie unità, e pestare le unità che stanno caricando. Anche questo rende il gioco molto più approfondito, rende i mostri interessanti. Già i mostri in Warhammer Age of Sigmar hanno dei poteri molto forti, sono dei pezzi centrali, in quanto Warhammer Age of Sigmar, rispetto ovviamente al vecchio fantasy, lo saprete tutti, diminuisce il numero di modelli portati in gioco rispetto a una caratterizzazione maggiore a livello di statistiche, come dicevo all'inizio del video. Le regole dei mostri erano un po' piatte, avevano bisogno di una svecchiata, e queste abilità particolari dei mostri hanno aiutato, secondo me, a caratterizzare ancora di più il gioco base, oltre a quello che i mostri possono fare già di loro. Ci sarebbe veramente tanto altro da dire di Warhammer Age of Sigmar, entrando nel dettaglio sia della lore che delle regole dei vari Battletome per fazione. In questo caso specifico io mi fermo qua per quanto riguarda la fase di regole, ma vorrei comunque fare una nota di merito anche sul resto del manuale, perché una volta finite le regole base, il manuale non è mica finito, perché il manuale comunque di Warhammer Age of Sigmar vi dà la possibilità di giocare vari tipi di partite, che siano le partite bilanciate, quindi quelle diciamo da torneo, che siano le partite libere, quindi prendete la vostra collezione, la buttate sul campo di battaglia e affrontate l'avversario, e che sia la modalità Strada per la Gloria. Ora, Strada per la Gloria è una campagna che voi vi troverete già all'interno del vostro regolamento, in cui vi spiegherà come creare una fazione base e potenziare la vostra armata mano a mano che andando avanti, aumentando il punteggio del vostro esercito e personalizzandolo con abilità particolari fino a portarla a un punto, quindi fino a portarla alla gloria. Strada per la gloria. Ragazzi, avete anche questo, avete una campagna completa con la morte e la crescita dei vostri modelli in cui poter forgiare le vostre storie in Warhammer Age of Sigmar. Un regolamento che costa 60 euro ma che li vale tutti, sia per la caratterizzazione, sia per la bellezza e la qualità del regolamento stesso, sia per la cura che Games Workshop ha messo in tutto questo, in tutto il proprio universo e in tutto il suo gioco di Warhammer Age of Sigmar. Non voglio sbilanciarmi sulla questione bilanciamento o meno delle varie fazioni, dei vari eserciti. La questione del gusto personale, che mi piaceva più quel gioco, mi piaceva più quell'altro, mi piaceva quell'edizione, mi piaceva l'altra, non conta adesso, conta solo quello che c'è attualmente. Quello che c'è attualmente sono dei giochi con una caratterizzazione particolare e principalmente incentrata sul background, principalmente incentrata sulla sinergia tra le varie unità. Per quanto riguarda il bilanciamento delle varie fazioni non mi esprimo, in quanto non ho ancora in mano quello che può essere il Battletome di una o di un'altra fazione, e che andrebbe visto singolarmente per poter farsi un quadro generale di quelle che sono le fazioni di Warhammer Age of Sigmar. Credo che Warhammer Age of Sigmar possa essere giocato con una nuova mentalità, con un nuovo interesse, e che per il canale possa essere una cosa interessante da approfondire con altri format.
Per quanto mi riguarda lo trovo veramente bello, un gioco ben fatto e soprattutto, che è una cosa molto importante, divertente. È divertente perché ha molta caratterizzazione nelle regole, ispira a livello di testa per caratterizzare la propria fazione, per caratterizzare la propria armata, e ti tiene soprattutto concentrato con lo stilaggio delle proprie liste, quanto si deve andare a pensare alla sinergia, al background e a come funziona il proprio esercito singolarmente. Non è più un io creo questo perché mi fa la strategia sul campo da gioco, fa questo, quell'altro, è proprio una sinergia molto più approfondita. Giocare Warhammer Age of Sigmar con solo le regole base, senza andare a toccare, a vedere le regole dei propri modelli singoli o della propria fazione singola, è una boiata, è scemenza ed è inutile, perché il regolamento di Warhammer Age of Sigmar senza i Battletome o senza comunque sapere cosa fanno le proprie unità, tra virgolette io so cosa fanno le mie unità perché qua dentro in questa scatola fantastica dell'Araldo, ricordiamo, concessa da Arsman of Octoria, ci sono tutte le statistiche per giocare, quindi ho già avuto modo di sapere di cosa sto parlando. Quindi giocare senza conoscere la propria fazione non ha senso. E quindi questo è uno di quei giochi che reputo, visti i video precedenti che ho fatto sul canale, semplice a livello di regole, ma che fa del suo forte non tanto la semplificazione quanto la sinergia, ripeto, tra le unità e la forza che un'unità ha giocata insieme a un'altra, piuttosto che la forza che quell'unità singola ha all'interno della partita sul campo di battaglia. Detto questo, spero che questa recensione possa avervi interessato. Ringraziamo ancora Arsman of Victoria per quanto concesso e per tutto il materiale inviato. Spero che questo video possa esservi piaciuto. Scrivetemi nei commenti se volete sapere altro di Warhammer Age of Sigmar, se volete recensioni di Battletome, se volete recensioni di altri modi di giocare, se volete vedere Battle Report e soprattutto se volete anche i video di trama che io inizierò sicuramente a fare. Perché? Perché c'è tanto da esplorare ed è bello sapere di cosa si parla con Warhammer Age of Sigmar. Da Wargames per Passione è tutto, da Mattia è tutto e ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi!